Oggi studiamo insieme un argomento di cultura italiana che sono sicura che interessa moltissimi di voi e credo anche che riguardi personalmente molti di voi e delle vostre famiglie. Oggi vediamo insieme una breve panoramica dell'emigrazione italiana verso l'estero. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai guardando questo video e studi l'italiano, ricordati di mettere un mi piace e di iscriverti al canale. Nel box informazioni puoi anche scaricare un PDF in cui ti racconto tutto quello che ti dirò in questo video. Iniziamo! Oggi parliamo della storia dell'emigrazione italiana e vi leggerò un testo che ho trovato in un manuale di Alma Edizioni. Questo manuale si chiama 10B2 ed è quindi indirizzato alle persone che vogliono passare dal B1 al B2. Trovate tante unità in cui ci sono esercizi di grammatica, ma anche, ovviamente, approfondimenti culturali, come quello che studiamo oggi. Giù nel box informazioni trovate uno sconto del 10% su tutto il catalogo cartaceo. L'emigrazione italiana. Le fasi. La storia dell'emigrazione italiana si può dividere in due fasi. Quella della grande emigrazione, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, che ha avuto come destinazione soprattutto i paesi del Nord e del Sud America. Quella del dopoguerra, iniziata negli anni 50 e finita negli anni 70 del XX secolo, con principali destinazioni alcuni paesi del Nord Europa, Germania, Francia, Svizzera e Belgio, ma anche l'Australia. Qualcuno oggi parla anche di una terza fase migratoria, di dimensioni più piccole, avvenuta all'inizio del XXI secolo, a causa della crisi economica del 2007. Le cause. Chi emigrava, soprattutto nella prima fase, fuggiva dalla povertà e cercava migliori condizioni di vita. Si trattava di persone che di solito venivano da famiglie numerose e vivevano in zone sovrappopolate e poco industrializzate, dove era difficile trovare un lavoro. A tutta questa gente senza speranza, i paesi dell'America e del Nord Europa offrivano molte più opportunità. Il viaggio, l'arrivo, la nuova vita. Soprattutto chi partiva per l'America affrontava un viaggio in nave lungo e faticoso, spesso in condizioni igieniche pessime. Molti morivano prima di arrivare a destinazione. Chi riusciva a sopravvivere al viaggio, prima di entrare doveva sostenere visite e controlli umilianti. Per i fortunati che venivano accettati, iniziava una nuova vita, ma l'integrazione non era facile. Spesso dovevano subire razzismo e discriminazioni da parte della popolazione locale. I numeri. Gli italiani che dall'inizio del fenomeno dell'emigrazione hanno lasciato il proprio paese sono circa 30 milioni. In un primo tempo le partenze hanno riguardato principalmente l'Italia settentrionale, con in testa il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, mentre in seguito l'esodo ha interessato soprattutto l'Italia meridionale.
Si calcola che il numero dei discendenti degli emigranti italiani sia compreso fra i 60 e gli 80 milioni. Le comunità più numerose si trovano in Brasile, Argentina e Stati Uniti, dove vivono moltissimi italiani di terza o quarta generazione, cioè persone con antenati italiani, oggi perfettamente integrati nella società. Facciamo un piccolo quiz e vediamo se mi avete ascoltato attentamente. Quante sono più o meno le persone che dall'inizio del fenomeno dell'emigrazione hanno lasciato l'Italia? 30 milioni, 50 milioni, 80 milioni? Si pensa che siano più di 30 milioni. E dove andavano nella prima grande emigrazione? In Australia, nel nord Europa o nel Nord e Sud America? Nel Nord e Sud America. Dove sono oggi le comunità più numerose di discendenti di italiani? Argentina, Brasile e Stati Uniti, Francia, Svizzera e Belgio, Australia. Brasile, Argentina e Stati Uniti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video su una breve panoramica dell'emigrazione italiana. Fatemi sapere se volete altri video di cultura come questo e mai come oggi vi aspetto nei commenti. Se volete raccontatemi se anche la vostra famiglia è emigrata dall'Italia durante l'Ottocento e il Novecento. Se vi è piaciuto questo video ricordatevi di mettere un mi piace, di scaricare il PDF che trovate giù nel box informazioni e di seguire il canale. Grazie e noi ci vediamo alla prossima video lezione.